Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Albumina Grifols. Grifols Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cosa Albumina Grifols? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Albumina Grifols durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa Albumina Grifols? Albumina Grifols è un farmaco a base del principio attivo albumina umana soluzione, appartenente alla categoria degli sangue derivati e plasma expander e nello specifico succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche. È commercializzato in Italia dall'azienda Grifols Italia SPA. Albumina Grifols può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Albumina Grifols 20g/100 ml Soluz. Per infusione flacone 100 ml. Albumina Grifols 20g/100 ml Soluz. Per infusione flacone 50 ml. Albumina Grifols 25g/100 ml Soluz. Per infusione flacone 100 ml. Albumina Grifols 25g/100 ml Soluz. Per infusione flacone 50 ml. Albumina Grifols 5g/100 ml Soluz. Per infusione flacone 100 ml. Albumina Grifols 5g/100 ml Soluz. Per infusione flacone 250 ml. Albumina Grifols 5g/100 ml Soluz. Per infusione flacone 500 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Istituto Grifols Poligono Levante SA. Concessionario: Grifols Italia SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: albumina umana soluzione. Gruppo terapeutico: sangue derivati plasma expander. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: reintegro e mantenimento del volume ematico circolante, quando l'ipovolemia sia stata dimostrata e l'uso di un colloide sia appropriato. La scelta di albumina piuttosto che di un colloide artificiale dipende dalla situazione clinica del paziente, secondo le raccomandazioni ufficiali. Posologia: la concentrazione del preparato d'albumina, la dose e la velocità di infusione devono essere adattati alle necessità individuali del paziente. Posologia: la dose richiesta dipende dal peso del paziente, dalla gravità del trauma o della malattia e dalle continue perdite di fluidi e proteine. Per determinare la dose necessaria, si deve misurare il volume circolante piuttosto che i livelli di albumina plasmatica. Somministrando albumina umana, si deve eseguire un regolare monitoraggio dei parametri emodinamici, quali pressione arteriosa e frequenza cardiaca, pressione venosa centrale, pressione di incuneamento nell'arteria polmonare, produzione di urina, elettroliti, ematocrito/emoglobina, popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di albumina Grifols nei bambini non sono state stabilite da studi clinici controllati e il suo uso nella popolazione pediatrica è basato unicamente sulla pratica medica consolidata. Comunque, l'esperienza clinica con albumina suggerisce che non sia da attendersi alcun effetto dannoso sul bambini. Modo di somministrazione: l'albumina umana può essere somministrata direttamente per via endovenosa. L'albumina ha le concentrazioni del 200g/L e 250g/L. Può anche essere diluita in una soluzione isotonica, ad esempio, glucosio al 5% o cloruro di sodio allo 0,9%. Effettuare la miscelazione con soluzioni elettrolitiche in condizioni asettiche. La velocità di infusione deve essere stabilita in funzione dello stato del paziente e delle indicazioni. Nella plasmaferesi la velocità di infusione deve essere regolata secondo la velocità di eliminazione. Per maggiori dettagli, vedere paragrafo 6.
Controindicazioni: ipersensibilità ai preparati di albumina ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6, 1. Per le avvertenze speciali sugli eccipienti, vedere il paragrafo 4, 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il sospetto di reazioni allergiche o di tipo anafilattico richiede l'immediata sospensione dell'infusione. In caso di shock, il trattamento deve seguire le prescrizioni correnti per il trattamento dello shock. L'albumina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono note interazioni dell'albumina umana con altri medicinali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere albumina Grifols durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere albumina Grifols durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La sicurezza dell'uso di albumina Grifols durante la gravidanza non è stata stabilita da studi clinici controllati. Comunque, l'esperienza clinica con albumina suggerisce che non sia da attendersi alcun. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati osservati effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Reazioni lievi, quali arrossamento cutaneo, orticaria, febbre e nausea, si manifestano raramente. Queste reazioni di norma scompaiono rapidamente quando la velocità di infusione viene diminuita o l'infusione viene sospesa. Molto raramente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Se la dose o la velocità di infusione sono troppo elevate, può verificarsi ipervolemia. Ai primi segni clinici di sovraccarico cardiovascolare, cefalea, dispnea, congestione delle vene giugulari, aumento della pressione sanguigna, aumento della pressione venosa centrale ed edema polmonare, l'infusione deve essere immediatamente interrotta ed i parametri emodinamici del paziente attentamente monitorati. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche. Codice ATC. B05A01. Quantitativamente, l'albumina nell'uomo costituisce più della metà delle proteine plasmatiche totali e rappresenta circa il 10% dell'attività protidosintetica. Proprietà farmacocinetiche. In condizioni normali, il volume totale di albumina sostituibile è di 4-5 g/kg di peso corporeo, di cui il 40-45% è presente nello spazio intravascolare ed il 55-60% in quello, dati preclinici di sicurezza. L'albumina umana è un normale costituente del plasma umano ed agisce come l'albumina fisiologica. Negli animali, le prove di tossicità in dose singola sono di scarsa rilevanza e non permettono elenco degli eccipienti. Albumina Grifols 50 g/L. Sodio cloruro, Qb. Ione sodio, 0,145 mol. Sodio caprilato 0,004 mol. Sodio N-acetiltriptofanato 0,004 mol. Acqua per preparazioni iniettabili Qb. 1 ml. Albumina Grifols 200 g/L. Sodio cloruro, Qb. Ione. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di albumina Grifols a base di albumina umana soluzione sono Albumin 20%, Albumin 5%, Albital, Albuneon, Albumina Baxalta 200 g/L, Albumina Baxalta 250 g/L, Albumina Baxalta 50 g/L, Albumina Grifols, Albumina LFB, Albunorm, soluzione, uso interno, Alburex 20%, Albutein, Flexbumin, Plasbumin, Umanalbumin, soluzione, uso interno. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.